sono Ellis e oggi parliamo di K-drama. Oggi parliamo di un dramma coreano andato in onda tra il 2022 e il 2023 in due stagioni, quindi stagione 1 e stagione 2, che si intitola Alchemy of Souls. Allora, ho dibattuto a lungo con me stessa se guardare questo dramma o meno perché ho sempre un po' di remore ad affrontare i drammi che hanno un'ambientazione fantasy in cui la caratteristica fantasy è un elemento preponderante all'interno della storia. Questo perché spesso in queste storie succedono un sacco di cose dal punto di vista magico, ma viene dato ben poco contesto e ben poca inquadratura delle regole su cosa sia possibile e cosa non lo sia, lasciando nello spettatore un senso di smarrimento che, o perlomeno in me, ecco, un senso di smarrimento che spesso mi rende difficile riuscire a capire certi passaggi della storia. A onor del vero, questa cosa è molto più frequente all'interno dei drammi cinesi, perché lì veramente le spiegazioni sono proprio ridotte all'osso, se ci sono e quando ci sono. E il problema mio quindi è che io non capisco veramente le regole del gioco, quindi un personaggio che coltiva la sua magia, passa di livello, muore, risorge. Perché lo fa? Perché lo può fare? Dov'è il limite del potere che una persona può acquisire barra esercitare? E quindi c'è ovviamente dove non si arriva a capire e difficilmente si potrà godere di qualcosa. I drammi coreani in questo senso sono forse un pochino più solidi dal punto di vista di inquadramento del contesto in termini di con cause, legami causa-effetto, regole e quant'altro. Però anche lì a volte onestamente mi perdo ugualmente. E quindi quando è uscito questo dramma che è disponibile su Netflix e che ha avuto un successo veramente molto molto grande, nonostante i pareri appunto per lo più favorevoli, ci ha messo un po' prima di fare la piega. L'ho fatta, ho aspettato prima di tutto che finissero entrambe le stagioni per avere la conferma del lieto fine. 1. Se mi fossi, cioè se l'avessi guardato in corsa sapendo com'è finita la prima stagione, probabilmente avrei tirato tante di quelle madonne nell'attesa della seconda, che ragazzi miei, cioè ve le raccomando. E in più, ecco, cioè mi sono un po' presa un po' di tempo per lanciarmi, diciamo, nel vuoto. Sono contenta di averlo fatto in realtà, perché comunque il mio parere finale è tutto sommato positivo. Andiamo però per ordine. Allora, partiamo dalla trama che cercherò di semplificare il più possibile perché è abbastanza articolata e pur facendo degli spoiler, però non voglio entrare troppo nei dettagli per non rischiare di perdermi, perché veramente c'è. Allora, abbiamo due protagonisti. Jang-wook è il figlio di un mago super figo che ha un nome che adesso io non mi ricordo e quindi chiameremo un mago A, che insieme ad altri maghi è a capo di questa scuola in cui appunto i maghi, mi è caduto l'anello per quello che ho guardato in terra, insegnano appunto le varie discipline, il padroneggiamento dei vari livelli di energia che riguardano poi la tecniche di combattimento, la manipolazione di certi elementi e tutta una serie insomma di cose riguardanti appunto l'ambito della magia. Jang-wook però
nonostante sia figlio di questo mago, che è stato il mago più figo di tutti i tempi e che è scomparso pressoché poco dopo la sua nascita, ha un problema. Il padre, prima di scomparire, quando lui era ancora neonato, gli ha bloccato il centro dell'energia, rendendolo di fatto incapace di esercitare qualsivoglia tipo di magia. In più ha proibito anche a tutti i maghi che amici, diciamo, all'interno, cioè questi maghi, perché poi ci sono diverse scuole, diverse famiglie, fanno parte di una specie di assemblea di maghi, ecco. Ha proibito a tutti i maghi dell'assemblea che partecipano a questa assemblea di rimuovere questo blocco dell'energia del figlio e di fatto, ripeto, rendendogli impossibile l'esercizio della magia. In più le circostanze della nascita di Gianluca sono un po' fosche, perché qualcuno vocifera che in realtà lui non sia figlio legittimo di questo mago A, ma sia il frutto di una scappatella della moglie del mago, senza però averne di fatto le prove, ma alimentando comunque l'incertezza. Gianluca quindi è cresciuto, adesso nel momento in cui iniziano gli eventi a 20 anni, è cresciuto con un misto di frustrazione e voglia di rivalsa che vengono coperti da una facciata un po' da cazzaro, sembra sempre quello che non si vuole impegnare per niente, fa solo quello che gli pare, non ci mette mai un minimo di impegno, nonostante abbia le caratteristiche, ecco, diciamo, è intelligente ma non si applica, anche perché di fatto è tarpato nelle sue potenzialità appunto dal blocco di questa energia, e le persone che lo circondano, anche quelle, anche i maghi diciamo più anziani della scuola, di cui lui non fa parte, ma di cui faceva parte il padre, e che sono di fatto le persone che l'hanno visto crescere, ecco, queste stesse persone sono anche quelle che portano avanti questa negazione dell'esercizio delle sue potenzialità. E quindi lui, un po' in sordina, allora, da una parte si fa la nomea appunto di un cazzaro, fondamentalmente, di uno che non vuole impegnarsi in niente, dall'altra però c'è questa volontà di sfidare un po' le restrizioni che gli sono state imposte senza ben nemmeno capire il motivo, e quindi di trovare qualcuno che sia disposto a formarlo, a dargli il training magico che lui vuole avere per, diciamo, trovare un po' un suo posto nel mondo. Il padre di fatto gli ha posto questo blocco per cercare di fargli avere una vita tranquilla, perché lui è nato in circostanze particolari che non approfondirei adesso, ecco, ma che hanno potenzialmente la possibilità, diciamo, di sconvolgere il mondo, ecco. Allora lui dice: io preferisco bloccare a monte tutte le sue potenzialità, fargli avere una vita tranquilla, farlo essere felice, piuttosto che rischiare che con l'esercizio dei poteri scateni il finimondo, che potrebbe pure diciamo compromettere, cioè di fatto costargli la vita. Dopodiché, ho detto, il padre scompare e se ne va, ciao. Lui sta cercando, ha detto, qualcuno che lo formi, e lo trova in una ragazza che lui assume come sua cameriera personale, maid, serva personale. Questa serva in realtà non è una serva, bensì è un'assassina la cui anima si è introdotta nel corpo estremamente debole di questa serva. Lui la riconosce perché ha gli occhi che cambiano colore e, diciamo, sfarfallano di blu.
E come è successo che l'anima di questa serva, di questa assassina, si sia introdotto nel corpo estremamente debole di questa serva? Questa assassina stava fuggendo alla cattura da parte dei maghi, amici del padre del protagonista, perché andava in giro appunto lei a fare le penne a altri maghi di vari livelli, e quindi volevano mettere di fatto questi maghi vogliono mettere un fermo, uno stop a queste azioni criminali. Viene ferita e prima di perdere conoscenza effettua la cosiddetta alchimia delle anime, ovvero la trasmigrazione della sua anima da un corpo ferito, in questo caso, verso un altro corpo. Il problema è che il corpo che l'accoglie è un corpo estremamente debole. Infatti la ragazza in cui il corpo della ragazza in cui l'anima di Naxu è il nome dell'assassina, si trasferisce, è cieco. E quindi cosa succede? Succedono due cose. Da una parte lei, la ragazza cieca, il cui nome è, oddio, pronuncia coreana come sempre assolutamente creativa, Moo Deok. Moo Deok è cieca, però riacquista la vista con questa trasmigrazione delle anime. Però siccome il corpo è molto debole, l'anima molto forte di Naxu perde tutte le sue capacità magiche e di combattimento e di forza fisica che caratterizzavano invece il corpo precedente. I due allora fanno un accordo. Siccome lui trova in questa assassina l'unica persona disposta a formarlo, lei accetta appunto di dargli il training che lui vuole ricevere, per prendersi il tempo di riguadagnare i suoi poteri, fondamentalmente. E tra i due, ecco, si sviluppa questo rapporto dapprima di collaborazione per un mutuo interesse, poi sempre più di complicità e poi di innamoramento. Il problema di fondo qual è? È che l'alchimia delle anime è un tipo di magia che viene definita dai maghi stregoneria, e quindi è un tipo di magia non consentita, perché si rischia. È uno strumento molto potente, ecco, che rischia di essere usato in maniera sbagliata, ovvero persone molto potenti cioè con molto potere sia materiale che magico, possono usare questo strumento per incarnarsi, diciamo, per trasferire la propria anima in corpi sempre più giovani, sempre più belli, sempre più attraenti, lasciando indietro i corpi vecchi originari, e sacrificando però, ecco, l'anima delle persone che in questi corpi giovani risiedeva naturalmente, ok? In più il problema è un altro: l'anima che si insedia in un corpo che non è il suo ha bisogno di energia per non impazzire, per non creare un grosso squilibrio, e se questa energia non gli viene fornita regolarmente tramite artefatti magici piuttosto che altre cose, il corpo, diciamo, di questi si chiamano soul shifter, questi scambiatori di anima, va ad estraporare l'energia vitale da corpi umani, diciamo di persone senza poteri magici, o anche con poteri magici, in realtà non cambia, comunque di altre persone, di fatto uccidendole, ok? La trasmigrazione dell'anima in realtà è possibile grazie a due metodi. Il primo, che diciamo, è quello fra virgolette pulito, che sarebbe: esistono vari livelli di padroneggiamento dell'energia. Quando si raggiunge un livello estremamente elevato, una specie, adesso passatemi questo termine un po' improprio, di nirvana del padroneggiamento dell'energia, allora è possibile
trasmigrare la propria anima in un altro corpo senza incantesimo, semplicemente cioè si usa l'energia, cioè in un certo modo, e si sposta la propria anima in un altro corpo. È una specie, diciamo, di quando si arriva a un livello pro, a un livello illuminato. Oppure si può usare uno strumento che si chiama Soul Ejector, ovvero cioè il propulsore di anime, lo sposta anime. Questo Soul Ejector deriva dall'Ice Stone. Ice Stone, che è uno strumento portentoso che racchiude in sé un sacco di energia, che ha il potere, diciamo, di ridare la vita ai morti. Però quando crea il Soul Ejector di fatto rende possibile l'alchimia delle anime, che ripeto è una stregoneria non consentita dalle leggi cioè che va contro le leggi della natura. E qui ecco, e questo diciamo per dare un po' il contesto. I due protagonisti, Jang-hook e Naksu, nel corpo di Mudeok, stringono appunto questa alleanza ciascuno per i propri fini. Lei che allora di fatto agli occhi del mondo lui è un nobile e lei è la serva, però tra di loro lei è il master perché ha padroneggiato le arti magiche a un livello piuttosto alto, non è arrivata all'ultimo, quello diciamo del soul shifting automatico, però è comunque molto, molto brava sia dal punto di vista delle arti marziali che delle arti magiche. E quindi lei di fatto diventa il master del protagonista, cioè il maestro del protagonista, e veramente cioè, lo spinge proprio tipo se dovessimo usare un'immagine per il tipo di addestramento che lei fa, che lei mette in atto nei confronti di lui, è praticamente lo butta giù da una rupe per insegnargli a volare, nel senso tu vai, cioè a un certo punto sei lì che ti stai per sfracellare a terra, vedrai che qualcosa ti esce fuori. Però ecco, nel frattempo poi si crea anche un grande rapporto di lealtà tra i due che sfocia nell'innamoramento, se non che Naksu, quindi la personalità, cioè Naksu, quindi la protagonista nella sua identità di assassina, che andava in giro a uccidere i maghi, in realtà è stata manipolata dal cattivo della storia, che vuole usare i Soul Ejector per appunto creare un gruppo di sostenitori che sono fondamentalmente alla ricerca dell'immortalità e che quindi spostano le proprie anime in corpi più giovani per non morire mai, fregandosene però delle sorti delle anime dei corpi che loro vanno fondamentalmente ad invadere. E ha usato Naksu per mascherare appunto la morte di quelli che si sono prestati, la morte dei corpi vecchi di quelli che si sono prestati a questo gioco, e l'ha sfruttata perché le ha fatto credere che i maghi tipo della scuola del padre del protagonista abbiano ucciso suo padre, quando in realtà questo padre era in realtà a sua volta un soul shifter che aveva perso il controllo e quindi era alla ricerca spasmodica di energia umana per il proprio sostentamento, e che di fatto poi ha sterminato la sua famiglia. Ecco, lui il cattivo, che Jinmu lo possiamo tranquillamente dire, che è anche il maestro del Crown Prince, ha sfruttato, appunto, ha manipolato Naksu nel credere questa cosa e ha alimentato questa sete di vendetta della ragazza verso i maghi, tacendole invece le vere circostanze della morte del padre, che tra l'altro sono anche servite a mascherare certi dettagli non di poco conto riguardanti le circostanze della nascita del protagonista. Lui l'ha manipolata e nel corso degli eventi, siamo ancora nella prima stagione, scopre che l'anima di Naksu si è poi incarnata in quella di Mudeok, che è la cameriera di Jang-hook, che è per lui il nemico perché incarna un potenziale pericolo. Scoperta questa cosa e scoperto che lei è una soul shifter di fatto e che quindi è sensibile
al calo dell'energia, cioè è in attesa che lei perda il controllo, nonostante per tutto il tempo non dia segni assolutamente di stare per impazzire. Causa in lei fondamentalmente una crisi per cui lei appunto impazzisce, come fanno le anime che a un certo punto hanno bisogno di grande energia e quindi vanno alla spasmodica di ricerca di corpi umani da prosciugare fondamentalmente. E cosa fa? La controlla e causa di fatto il patatrac, ovvero lei controllata da un incantesimo del cattivo uccide trafiggendolo con la sua spada il protagonista di cui è però innamorata. E successivamente, siccome è stato innescato proprio l'impazzimento dell'anima, che poi si manifesta anche tramite la degenerazione del corpo, lei muore. Il protagonista non muore perché durante gli eventi della prima stagione viene in possesso dell'Ice Stone, che vi ricordo ha il potere di ridare la vita ai morti, ok? E quindi lui rinasce nonostante sia morto e lo troviamo nella seconda stagione, per quello vi dicevo che questa è la fine della prima stagione, fondamentalmente è la morte dei due protagonisti con la risurrezione di lui, fine. Quindi capite che con una fine del genere, le brutte parole si sprecano. E lo ritroviamo all'inizio della seconda stagione, 3 anni dopo, che lui, che adesso ha questo grande potere dell'Ice Stone dentro di lui, viene un po' manovrato dall'Assemblea dei Maghi per tenerlo a bada, perché l'Assemblea dei Maghi fondamentalmente vorrebbe possedere il potere che dà l'Ice Stone, questa sfera di ghiaccio, che è il potere dei cieli, e quindi lui può fare veramente i numeri cinesi anche se è in Corea. E quindi diciamo lo imbriglia un po' costringendolo un po' a seguire le direttive di questa assemblea e dandogli il compito di catturare tutti i soul shifter rimanenti. Nel frattempo lui ovviamente va in giro col cuore spezzato a causa degli eventi di 3 anni prima, in cui la tizia di cui era innamorato l'ha pugnalato e poi è morta fondamentalmente. Un giorno incontra, entrando in un posto in cui non dovrebbe entrare, la figlia maggiore di Lady Jean. Lady Jean è un'altra dei maghi, diciamo, anziani a capo della famiglia Jean, che è la custode di un caveau, di un sotterraneo, in cui sono custoditi un sacco di artefatti magici estremamente pericolosi. Questa figlia maggiore, che è stata, si pensava fosse morta nella prima stagione, si pensava fosse morta 10 anni prima, quindi nella seconda stagione 13 anni prima, è poi stata ritrovata, ma si è poi rivelata un falso. Ed era tutta una macchinazione del cattivo, che sarebbe il fratellastro di Lady Jean, per riuscire a portare lei dalla sua parte. Il cattivo, ecco, che diciamo alla fine della prima stagione riesce a salvarsi dalla punizione, un po' perché è il maestro del Crown Prince, un po' perché riesce a nascondere le proprie responsabilità dietro ad altri colpevoli più in vista, e di fatto riesce quindi a continuare tutta la sua macchinazione di creare sempre più soul shifter in posizioni di potere, ecco. Allora, dicevo, Jungkook incontra la figlia maggiore di Lady Jean, che ripeto è stata ritrovata, è stata smarrita, si è persa quando era una bambina 10 anni prima, di cui però in realtà nessuno sa l'esistenza, perché tipo lui la trova in una torre abbandonata tipo Raperonzolo, ok?
E questa figlia maggiore ha un grande potere divinatorio, che è un potere tipico della famiglia, di alcune donne della famiglia. Tra l'altro in questa famiglia i poteri si trasmettono per via femminile, il cognome si trasmette per via femminile, e l'erede della famiglia sarebbe dovuta essere questa figlia maggiore, che però viene data per dispersa da bambina e di cui non si sa più nulla. In realtà viene ritrovata, ecco, 10 anni dopo, e per i 3 anni che passano tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda stagione viene tenuta segregata appunto in questa stanza segreta. La ragazza, Buyeon, vi ricordo sempre pronuncia coreana assolutamente creativa, non si ricorda nulla. Allora è stata curata da questo mago un po' eremita che ecco, è uno dei famosi soul shifter, cioè, nella storia è l'unico che c'è, che è riuscito a cambiare, a trasmigrare la sua anima in un corpo più giovane, grazie, diciamo, all'illuminazione, perché è arrivato a padroneggiare un livello di energia, di potere illuminato. E in realtà l'unico modo per cui è trasmigrato è perché il suo discepolo, quando l'ha visto che stava meditando, ha pensato che fosse morto e quindi ha bruciato il corpo vecchio, e quindi lui si sposta nell'anima di un bambino che è morto da poco, e quindi nonostante sia più vecchio di 100 anni è ancora giovane e sa un sacco di cose, perché ha insomma tutta una sua storia personale che poi viene parzialmente spiegata, diciamo, per quello che è rilevante ai fini della trama. Questo mago, in collaborazione con Lady Jin, trova il corpo della figlia maggiore che era andata perduta. La figlia maggiore, infatti, altri non era che Mudeok, che vi ricordo in principio era cieca come lo era la figlia di Lady Jin, ok? E poi con la trasmigrazione dell'anima di Naxu all'interno del suo corpo invece ha riacquistato la vista, ma siccome il corpo era molto debole ha perso tutti i poteri. Il mago aiuta praticamente il ristabilimento del corpo della figlia di Buyeon, ok? Quindi la figlia maggiore di Lady Jin, ma deve mantenere anche un pizzico dell'anima di Naxu. Quest'anima, ecco, questa qua è una spiegazione di quelle che potenzialmente potrebbe essere un po' attaccabile dal punto di vista logico, però ce la facciamo andare bene così com'è. Praticamente l'anima di Naxu, siccome è un'anima molto forte, modella il corpo a sua immagine e somiglianza, e di fatto quindi il Buyeon assume le sembianze del corpo di Naxu, come era in origine, cioè prima di incarnarsi in Mudeok, ok? E questa è la ragione per cui viene poi cambiata l'attrice nella seconda stagione. Non so se ve l'ho già detto, in caso ve lo ripeto perché mi sono dimenticata, mi sono persa nel frattempo. Prima stagione 20 episodi, seconda stagione 10. E qui i due si rincontrano, non riconoscendosi, anche perché, vabbè, lui ha, ripeto, ancora disperato per gli eventi di 3 anni prima. Lei ha perso la memoria e quindi però ha dei poteri che richiamano effettivamente quelli della figlia maggiore di Lady Jin, di Buyeon, di cui adesso ha assunto l'identità, perché fondamentalmente l'essenza del corpo sarebbe quella di Buyeon, con l'apparenza di Naxu e con un pezzettino nascosto di Naxu. Però i suoi poteri, anche quelli di Buyeon, le grandi capacità divinatorie che le sono sempre state attribuite fin dalla nascita, in realtà sono dormienti. Ok, perché ha perso gran parte di questi poteri insieme alla perdita della memoria. E qui c'è la seconda parte della storia in cui i due si devono lentamente riconoscere e arrivare alla risoluzione finale di tutta la faccenda, con infine il grande scontro con il cattivo e la risoluzione anche del, fra virgolette, problema
dell'Ice Stone, che è un argomento molto controverso, soprattutto sapendo, ecco, che Jang-uk la possiede, quindi ha questo grande potere che di fatto lo rende una risorsa e una minaccia allo stesso tempo. Di nuovo i due fanno un patto, ovvero allora lui chiede a lei di togliergli l'Ice Stone perché non vuole più questo potere, anche se questa cosa comporterebbe la sua morte. E lei accetta, gli chiede di sposarsi perché vuole uscire dalle grinfie della madre, che la vuole controllare in tutti i modi, la vorrebbe addirittura far sposare segretamente, non tanto per darle libertà, anche perché vi ricordo che è una famiglia il cui potere passa per via matriarcale, quanto per dare l'opportunità alla famiglia di avere un altro erede attraverso la figlia maggiore che tecnicamente adesso non li ha, al momento non li ha, però dovrebbe avere sulla carta questi grandi poteri divinatori e di fatto avere un erede per portare avanti la casata fondamentalmente. Lei invece vuole sottrarsi al controllo della madre e vede in lui, che ha questo grande potere, l'unica persona in grado di opporsi alla madre, se non che però nel frattempo ovviamente anche questi si innamorano, cioè anche questi in realtà sono sempre loro che si innamorano pur non sapendo le rispettive identità fino verso la fine. E una volta che poi si riscoprono c'è appunto il grande scontro con il cattivo, con l'epilogo. Ok, spero di aver dato un'idea, perché veramente, allora, vedendolo è meno complicato di quello che può sembrare a parole. Ci sono delle cose che non sono proprio logicamente a prova di bomba, ci sono. Però devo dire che è fatto molto bene, è fatto proprio bene. È fatto bene a tal punto che io quando l'ho visto, cioè avevo voglia sempre di andare avanti. L'ho visto in pochissimi giorni, anzi più che pochissimi giorni l'ho visto in pochissime notti, però avevo voglia veramente di andare avanti perché è risucchiante. Penso di essere una delle poche persone che ha preferito la seconda stagione alla prima. Credo che la prima stagione sia molto più solida dal punto di vista della trama, perché proprio anche le varie intersezioni delle storie dei personaggi, come si intrecciano, i motivi che stanno dietro, secondo me è costruito molto bene. Ripeto, non a prova di bomba, ma a grandi linee comunque sono solide e hanno un senso. Nella seconda stagione viene un po' meno la solidità della trama nel suo complesso, ma l'intesa tra i due personaggi principali, cioè ragazzi, cioè, spettacolo, ok? A me personalmente è piaciuta molto di più la seconda attrice della prima, un po' perché allora la prima secondo me ha fatto, l'attrice della prima stagione ha fatto un grandissimo lavoro, cioè è riuscita molto bene a rendere il personaggio. È un personaggio anche molto più di polso, perché comunque la personalità di Naksu è molto più forte, ok? Però per quanto mi riguarda, penso che sia un'opinione personale, l'interazione tra i due, pur essendo molto divertente, sempre molto battibeccante, sempre molto colorata e veramente, cioè ci sono delle volte in cui si scoppia a ridere proprio a pieni polmoni. Secondo me è meno convincente nel suo lato romantico, ecco. E poi ecco, io non so, purtroppo per questa attrice ho un bollino, non dico nero, ma me, perché me la ricordo in un dramma passato in cui aveva fatto una parte veramente, cioè di quelle da strapparsi i capelli, e non certo per l'emozione, proprio una parte tremenda. E quindi vabbè, un po' così, è un po' un'avversione, fra virgolette. Cioè, riconosco che ha fatto un gran bel lavoro, lei è stata molto brava, però comunque sia ho questo, non so se è un pregiudizio di fondo, però non sono mai completamente vinta dalle sue interpretazioni, ecco. Ehm,
lui, il protagonista, è splendido, mi è piaciuto tantissimo. Io l'avevo già visto in Il fan di Una Beautiful Day e mi ricordo che già allora ebbi un'impressione davvero molto positiva. Cioè perché allora, non lo ritengo convenzionalmente attraente, però ha un'espressività cioè è riuscito veramente nella prima stagione a rendere il lato un pochino più cazzaro, ma allo stesso tempo tipo tutto questo sobbollimento emotivo con la rivalsa, la frustrazione, cioè la volontà di dimostrare agli altri che anche lui vale, ecco. Nella seconda stagione proprio lo struggimento, proprio l'anima è devastata dal tradimento barra perdita dell'amata, il, il lento venire a patti con il nuovo interesse amoroso e il cercare di capire anche com'è possibile che i sentimenti cambiano, saputo appunto quello che è stato nella prima stagione, cioè lui per me ha fatto un lavoro superlativo, è veramente bravissimo, veramente bravo. Quindi mi ha convinto tantissimo. Il cast è veramente splendido, cioè sono tutti molto, molto centrati, molto calzanti. Lui ha due o tre amici. Allora, c'è Yul che è un altro nobile, figlio di una famiglia facoltosa di generali, che conosce Naxu dall'infanzia, perché quando lei è stata portata dal cattivo in questa foresta sperduta per essere poi addestrata a diventare un'assassina, incontra appunto il giovane Yule e loro stringono un'amicizia e si vede che c'è dell'attrazione. Però sono i famosi treni persi, che non passano più. E comunque c'è lui ha questo struggimento nei confronti della protagonista perché è tipo il secondo che la riconosce dopo il protagonista. E quindi c'è questa diatriba. Lui è veramente cioè, lo studente perfetto, cioè proprio lui è l'ancillotto, l'uomo senza macchia, senza paura, che però si innamora della persona di cui non si deve innamorare. A sua discolpa, in questo caso lui è il primo che si innamora di lei, ok? Perché diciamo cronologicamente la incontra per prima. E quindi c'è questa diatriba interna che lo dilania se svelare la sua identità di soul shifter, perché i soul shifter sono fondamentalmente fuori legge, soprattutto lo sono quelli che sono stati creati con la magia, con l'alchimia delle anime, ok? Perché sono quelli che sono a rischio di impazzire e quindi di creare delle stragi fondamentalmente, mentre una persona che ha raggiunto questo passaggio attraverso la maturazione e il controllo dell'energia è meno a rischio di impazzire, è meno a rischio, potenzialmente non è a rischio di impazzire appunto perché ha una gestione dell'energia che gli permette il controllo fondamentalmente. Lui molto bravo, ecco ripeto questo attore, secondo me ecco però la sua figura è un po' sacrificata in questo stereotipo dell'amante respinto, non che ci sia niente mai di serio, cioè non esiste proprio una seconda, non esiste una vera e propria diatriba a riguardo, perché lei lo riconosce subito, sa chi è, però non c'è mai un'apertura romantica nei suoi confronti. Però ecco, lui rimane un po' lì, cioè sospeso fra quello che è stato, quello che lui vuole mantenere, questa forma di protezione che lui esercita nei confronti della protagonista anche in nome della sua identità passata, pur sapendo quello che è diventata, cioè un'assassina prima e poi una soul shifter, cioè tutto un po' incasinato. Poi c'è l'altro amico, di cui non mi ricordo il nome, che intreccia una relazione con la seconda figlia di Lady Jean. Ecco, anche questa coppia qua potenzialmente molto carina, ma di fatto lui me e lei ancora meno, cioè lei dovrebbe avere questo grande potere, in realtà nella prima stagione è una persona estremamente petulante ma di ben poca sostanza e nella seconda stagione
idem con patate. Peccato, perché secondo me ci sarebbe stato il potenziale per rendere le cose un pochino più intriganti. Non sono molto d'accordo neanche sulla divisione del numero di episodi, avrei fatto un 15 e 15 e sarebbe stato probabilmente più equilibrato. L'attrice che ricopre il ruolo di Naxu nella seconda stagione, che in realtà è la stessa poi che fa la parte di Naxu anche nella prima, nei flashback in cui appunto lei combatte e fa tutti questi numeri cinesi, per me è bravissima. È riuscita veramente a rendere lo smarrimento di questa persona che è ingabbiata dalla madre, sta cercando di trovare la sua strada, si trova davanti quest'altro tizio un po' scorbutico che però le offre una via d'uscita e pian piano si innamora, però lui la tratta un po' di merda in nome del dolore, dello strazio vissuto e del fatto che lei sembra chiedergli cose che lui non le ha mai promesso. E lei dalla sua parte, cioè, è consapevole dei sentimenti che sente, ma non è neanche disposta a farsi trattare a pesci in faccia. Qualcuno ha lamentato il fatto che lei nella seconda stagione sia molto più tipo damsel in distress, la ragazzina in difficoltà. In realtà lei ritorna alla sua identità originale di Naxu prima di diventare Naxu, ok? Quindi chi era l'assassina prima di essere manipolata, e di fatto guadagna tutti i poteri divinatori che non la rendono esattamente una mezza calzetta. Qualcuno voleva vedere che lei facesse tipo i numeri cinesi di nuovo in un dramma coreano con la spada eccetera eccetera, come faceva, come aveva fatto, come si vedeva nella prima stagione. A me questa cosa sinceramente non ha proprio stropicciato per niente, perché mi sembra che il suo potere passi da fisico a più che fisico magico a magico divinatorio, quindi comunque sia è forte, è potente in un altro modo, anche se la strada per arrivarci è un po' lunga, però vi faccio presente che anche Mudeok non ha dei poteri per tutto il tempo per tutta la prima stagione, ok? Li ha nei flashback come Naxu, e li ha alla fine quando viene risvegliata l'anima di Naxu, quindi soul shifting, e quindi diciamo recupera temporaneamente, seppur sotto l'influsso di una magia malefica, le sue potenzialità fisiche nel momento appunto del patatrack con il protagonista. Il mio personaggio preferito è il Crown Prince, cioè lui mi ha steso. Allora, personaggio secondario che però stringe un'amicizia molto battibeccante con la protagonista femminile sia nella prima stagione che nella seconda. Nella prima stagione lei veramente gli liscia le penne quando serve al suo pupillo, quindi al protagonista Janook, e quindi indirettamente a se stessa quando le conviene. E lui mi è piaciuto perché comunque come personaggio è scritto veramente bene, perché è vero, è molto orgoglioso, però non è stupido, cioè riesce a comunque capacità di cogliere i dettagli, ha una capacità di ragionamento che non è influenzata in maniera univoca da altre voci che possono essere il suo maestro, che poi si rivelerà essere il cattivo, piuttosto che i genitori, piuttosto che il primo eunuco di turno che gli dice guarda che è così. E però c'è tipo anche allora, la maggior parte dei siparieti comici lo includono, perché poi anche la relazione che ha col protagonista, anche lì il battibecco, il fatto che lui comunque sia forte della sua posizione di Crown Prince, però gli dà fastidio che quell'altro sia meglio. Però non vuole scadere, diciamo, nell'invidia, quella un pochino becera, però cioè, si vede che la cosa lo disturba. E allora cerca sempre di fare bella figura, di farla, diciamo, di prendere nel sacco l'altro, che però è sostentato, diciamo, da questa serva, da questa Mudeok, che cerca sempre di volgere la situazione a suo favore. E mi è piaciuto tantissimo, proprio, cioè è bravo, e l'attore
centratissimo, centratissimo, e nella seconda stagione uguale, cioè mi è piaciuto tantissimo e penso sia il personaggio migliore di tutta la serie. Bello veramente, ecco. Una critica a entrambe le ultime le ultime puntate di entrambe le stagioni. Allora, nella prima stagione c'è tutto questo grande riferimento al padre del protagonista, che è stato il mago più figo del mondo, e quindi quando le cose stanno andando un po' a ramengo deve per forza tornare, perché alla fine si scopre che il padre è un po' quello che ha dato il là a tutta la precipitazione degli eventi, perché con le sue azioni ha scatenato o comunque ha creato le condizioni per cui poi appunto andasse tutto un po' a ramengolo. E quindi tutti i suoi amici che lo ritengono il mago più figo del mondo, che però è andato scomparso per 20 anni, Dio solo sa dove, quando le cose diciamo si fanno un pochino gravi, si aspettano che lui ritorni. Lui arriva, ritorna e dice sì, è tutta colpa mia, e poi muore, e poi per espiare le cose si uccide. C'è proprio 30 secondi in cui sembrava che questo qua dovesse risolvere il caso del mondo e non risolve una beata fava fondamentale. Cioè sì, risolve, ma in maniera veramente moscia, cioè ci si aspettava chissà che fuochi d'artificio, arriva questo qua praticamente con un mini ciccio e fa basta, fine. E stessa cosa nella seconda stagione, quando il cattivo sembra essere stato sconfitto, ma poi non è stato sconfitto, e poi alla fine c'è lo scontro tra lui, tra il cattivo appunto e Janook, che è il protagonista, che ha la Stone, quindi questa grande energia, e dovrebbe succedere in questo super mega duello, e invece niente, arriva il protagonista e praticamente gli dà fuoco in una maniera anticlimax all'eccellenza, cioè proprio all'ennesima potenza, che dici ma come? Cioè questo qua ci ha tenuto in scacco per 29 puntate e mezzo e muore così, cioè spiedato, così incenerito sul posto in una maniera quasi banale. Sì, perché dopo c'è un altro problema, tra virgolette, più grande da risolvere. Ok? Beh, mi aspettavo un po' di più, cioè c'è tutto questo grande crescendo che poi si affloscia proprio come un soufflé estratto troppo presto dal forno. Molto bene. Colonna sonora splendida, colonna sonora è splendida. Me la devo scaricare perché è bellissima, mi è piaciuta un sacco e proprio mi ha aggrovigliato le budella, e questa è una citazione per il più avanti. Allora, devo dire che mi è piaciuto, sì. Fino a metà della prima stagione, allora ho voluto guardare la prima stagione proprio molto di gran carriera perché volevo arrivare alla seconda, perché la chimica dei due personaggi protagonisti nella seconda stagione è qualcosa secondo me di splendido, proprio tutta friccicorosa, bravissimi loro due, proprio mi sono piaciuti da impazzire, quindi ho voluto veramente, non ho saltato niente, ho voluto però, cioè avevo proprio le fregole nel guardare la prima stagione per arrivare alla seconda. La seconda è, ve l'ho detto, probabilmente dal punto di vista della trama forse un pochino più debole rispetto alla prima. Mi ha dato fastidio anche che alcune cose che vengono dette nella seconda stagione sembrano andare quasi a contraddire tutte le premesse su cui sono state basate certe conclusioni della prima stagione. Tipo, a un certo punto, per spiegare il grande casino Naxu, Mudeok e Buyon, che sono la figlia di Lady Jean, la nuova incarnazione di Naxu e Naxu, quindi l'assassina. E queste tre identità si fondono all'interno della protagonista.
E di fatto uno degli elementi chiave anche nella risoluzione delle vicende è capire che cioè il corpo originario di Mudeok altri non è che la figlia di Lady Jean. Quindi Buyon e Mudeok, cioè Buyon è il nome della figlia di Lady Jean, Mudeok è il corpo della figlia di Lady Jean che ha assunto temporaneamente un altro nome perché è stata adottata da un'altra famiglia. Però Mudeok e Buyon sono la stessa persona fisicamente. All'interno di questo corpo è entrata l'anima di Naxu, ok? Ed è entrata, sembra, nella prima stagione con l'alchimia delle anime. Però, che è la ragione poi per cui fra virgolette, accetta che lei, Mudeok, diciamo, impazzisca come fanno tutti i soul shifter prima o poi. Se non fosse che Buyon ha in sé l'Ice Stone, perché da piccola è stata riportata in vita dopo che era morta ancora in grembo materno tramite appunto l'Ice Stone, e quindi lei ha il potere dell'Ice Stone, ragione per cui lei non sta impazzendo nonostante sia una soul shifter. Però poi i cattivi le spruzzano addosso questa polverina che manda in escandescenza i soul shifter, e poi ci sono questi campanelli che appunto creano la reazione di perdita di controllo nei soul shifter, e lei fa quello che fa alla fine della prima stagione. Nella seconda stagione il mago, quello eremita che si è incarnato diciamo accidentalmente perché gli è stato sottratto il suo corpo originale dal discepolo un po' sbadato, dice: lei non è una soul shifter, le due anime Naxu e Buyon convivono nello stesso corpo. Ok, allora perché è impazzita nella prima stagione? È vero che c'è la polverina, è vero che c'è stato l'incantesimo con i campanelli, ma se lei è una soul shifter, cioè se lei non è una soul shifter, mi vengono meno tutte le premesse per cui è successo quello che è successo alla fine della prima stagione, e questo mi ha lasciato un po' così. Poi c'è tutta la questione del corpo, dell'apparenza esteriore di lei, della protagonista femminile nella seconda stagione, che anche quella, cioè per riuscire a dargli una spiegazione logica ci sono dovuti fare un po' di salti mortali. In più non si capisce perché, cioè, o perlomeno io non l'ho capito, perché qua veramente poi si va nella complicazione barra nell'interpretazione, bisogna un attimino a un certo punto riprendere la bussola. L'anima di Naxu comunque è presente in una piccola parte all'interno del corpo di Buyon, ok? Però man mano Buyon riacquista i suoi poteri, anche Naxu si risveglia, però la sua anima è destinata a scomparire, se non che alla fine della fiera si scopre che in realtà l'anima di Buyon fondamentalmente altri che non è una specie di reincarnazione della tizia che 200 anni prima aveva aiutato il grande mago con la stella del re all'interno della costellazione alla nascita, che indica un grande potere, a risolvere la grande crisi che c'era stata, ok? Questa grande sacerdotessa, che era innamorata di questo grande mago con la stella del re, sembra, o così è stato spiegato, ho cercato di leggere teorie su teorie, sembra prendere il posto di Buyon, che di fatto, a quanto ho capito, in realtà non nasce mai come identità di Buyon, figlia di Lady G, ma nasce come corpo in cui si è autoinsediata l'anima di questa antica sacerdotessa, che quindi scoperto, cioè che quindi aveva divinato il fatto che ci sarebbe stata un'altra grande crisi, e quindi si ripropone per cercare di scongiurare appunto questa crisi, che è poi la fine degli eventi della seconda stagione. E poi però
sembra recedere, non so, sembra andare dove, per lasciare di fatto il posto all'anima di Naxu, che così è quindi libera di avere il suo lieto fine col protagonista. E tuttavia l'anima di Naxu nel corpo di Buyon, che però adesso, cioè no, nel corpo di Buyon non più, è il corpo di Naxu, sarebbe il corpo di Buyon con le apparenze di Naxu, che però si libera dall'identità di Naxu, che sarebbe quella di assassina, e riprende quella sua originaria, della ragazza che era prima di essere rapita dal cattivo per poi essere manipolata e addestrata per diventare appunto un'assassina. Dicevo, l'anima di questa grande sacerdotessa del passato se ne va e lascia il posto, diciamo, alla Naxu originale. Chiamiamola Naxu perché Naxu è più semplice da dire, perché così abbia il suo lieto fine col protagonista, che si mantiene la sua Ice Stone, perché, piccolo particolare, nel momento in cui l'Ice Stone gli viene tolta dal corpo, lui muore, perché non ha più l'energia per stare in piedi fondamentalmente, essendo appunto stato riportato in vita alla fine della prima stagione grazie appunto all'Ice Stone. Se non fosse che però Naxu originale ha di nuovo ancora i poteri della sacerdotessa, quindi faccio un po' fatica a venire a patti con certe spiegazioni, ok? Però è anche vero che non mi sfascio la testa per cercare di incasellare tutto. Ci sono delle incongruenze, ci sono sicuramente dei buchi di trama, però in generale il feeling, soprattutto nella prima stagione, è che lo svolgimento degli eventi sia concatenato piuttosto bene, ecco. Poi certi dettagli, che forse non sono proprio dettagli, però certe spiegazioni non quadrano proprio del tutto. Però ripeto, sacrifico questa cosa all'altare dell'emozione che mi è arrivata da questo dramma. I due protagonisti, ve l'ho detto, mi sono piaciuti, in generale il cast mi è piaciuto molto, ero molto entusiasta, soprattutto appunto per certi concatenamenti logici, per il modo in cui certe spiegazioni trovavano veramente un incastro quasi da puzzle all'interno della trama, fino a facciamo un episodio 16-17, ma diciamo anche 18 della prima stagione. La fine mi ha lasciato un po', mi ha fatto un po' alzare il sopracciglio. La seconda stagione mi è piaciuta molto, ripeto, per la coppia principale che veramente regge proprio tutto quanto, mentre certe spiegazioni non riescono a essere così efficaci o così a prova di bomba come avrei voluto, però comunque il dramma lo promuovo. Adesso ecco che sono fuori tutte e due le stagioni, a maggior ragione, se lo volete guardare, guardatelo tutto. Non fatevi, il mio consiglio personalmente, ecco, non fatevi, come si dice, destabilizzare dal fatto che l'attrice cambi. È spiegato in maniera non eccelsa, però comunque una spiegazione c'è, neanche troppo risicata del perché lei abbia quell'apparenza lì, quell'aspetto lì. E tanto più che vi ripeto, a me la seconda attrice è piaciuta molto di più della prima, anche proprio in termini di feeling col protagonista. Ha un senso, ecco, è molto molto carino, fatto molto bene. Sto pensando se ho ancora qualcosa da dire, ma mi sembra di no. Alla fine, cioè, siamo nel campo archetipico sempre della lotta tra il bene e il male, in cui i contorni non è che sono mai netti e le scelte personali comunque sia giocano un ruolo non di secondo piano. Io personalmente ve lo consiglio. Ci sono cose che non vi convinceranno, sì, però comunque la visione vale la pena e vale il vostro tempo. Sono 30 episodi della durata di un'ora abbondante ciascuno, perché siamo sull'ora e 10, a volte anche ore e 20, ore e 25, quindi comunque sia come drama è corposo.
30 episodi, cioè non sono nemmeno pochi per una durata singola, per ciascun episodio appunto così lunga. Probabilmente su qualche passaggio avrebbero potuto asciugare un po' alcune cose. Ci sono anche dei personaggi che secondo me non sono stati sfruttati bene, sembrano messi un po' lì quasi a caso e danno più fastidio di quello che meritano, perché non hanno veramente uno scopo, ecco, all'interno della storia. Però nel complesso io lo promuovo e direi che ve lo consiglio. Alchemy of Salt lo trovate su Netflix, stagione 1 e 2 da guardare assolutamente in blocco, altrimenti cioè, se vi fermate alla fine della prima stagione, ve l'ho detto, cioè, vi viene proprio da rompere qualcosa e non mi sembra il caso. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata, il video fa lunghissimo ovviamente, e vabbè, e alla prossima direi, ok, buona giornata e ciao!